I'm Sarah from The Upcoming. Thank you so much for taking the time to speak to us. Maybe you could just dive straight in with a brief introduction to La Camera. For people who don't know anything about your film, what can they expect? È una chimera. Partirei dal nome chimera, che vuol dire, ha un doppio significato. Da una parte è un animale mitologico che è fatto di tanti animali differenti. E, non è, e quindi è un animale che non è raccontabile perché si trasforma, è fatto di una parte di leone, capra, serpente, uccello, cambia continuamente. E mi interessava perché questo film ha un tono mutevole come una chimera, è un film drammatico su una storia, sulla storia di una mancanza, di una perdita, ma è raccontato in una maniera burlesca, buffa, avventurosa, e quindi ha un tono molto particolare, un tono chimerico, perché cambia da dramma, commedia, avventura, e affronta diversi tipi di toni. Bisogna abbandonarsi e credere nelle chimere per vederlo. E l'altra cosa è che questo film, come una chimera, racconta storie di personaggi che cercano qualcosa che non riescono ad afferrare, perché la chimera è anche questo, è qualcosa che noi non possiamo mai afferrare. Ho voluto fare questo film perché in un mondo dove tutto è categorizzato, dove nelle piattaforme si apre la pagina e c'è scritto dramma, avventura, famiglia, commedia, dove tutti vogliono darsi una definizione, io sono così, e le identità spesso diventano un pretesto per fare la guerra, io volevo fare un film che sfugge a ogni definizione. Wow, amazing introduction. And I guess like your three other films, you could say that you have sort of a very particular cinematic style, cinematic language that maybe sits somewhere between kind of magic realism, neo-realism. So maybe you could talk us through a little bit how that's brought to bear in this film. And despite there being this thread of melancholy, there's a real playfulness. And I know you particularly work with Hélène Louvert as your cinematographer, to have that timeless quality as well, ostensibly in 1980, but we could perhaps be sometime before, sometime after. There's a timelessness there. C'è innanzitutto, c'è anche quando l'argomento di cui tratta il film è molto serio, come in questo caso, perché comunque racconta di una perdita di un amore, la perdita di una figlia, una perdita importante, come le persone che non ci sono più sono presenti comunque nella nostra vita. Credo che quello che domina il nostro lavoro è innanzitutto una felicità. È un amore per le immagini, e c'è una grande felicità di base durante le riprese, di stare lì a fare un film, a, e creare delle immagini che siano anche, come dire, pure, che siano anche come dei bambini queste immagini. Mi viene in mente questo paragone che è come mettere al mondo dei bambini. Queste immagini sono delle immagini che giocano anche quando si parla di cose molto serie, e quindi non so se si chiama realismo magico, io non so definire quello che faccio, so che dentro c'è questa infanzia del cinema, dentro il modo che abbiamo di girare, anche se la nostra sensibilità è una sensibilità contemporanea e quindi non ha niente di infantile, però c'è una infanzia e un gioco del gesto cinematografico. E sì, è chiaro, per questo forse la sensazione di atemporalità è data da un desiderio di lavorare sull'epoca sempre come un ricordo, non come una rappresentazione
precisa, matematica di un certo anno. Noi lavoriamo sul ricordo di un anno, anche se sono epoche che non ci ricordiamo, ma evochiamo nella memoria facendo una grandissima ricerca di documenti, di immagini, di fotografie, di pittura e quindi quello che ricreiamo è innanzitutto una sensazione di un'epoca, non tanto una precisione di un'epoca. E in questa sensazione fa sì che l'epoca diventa c'era una volta, diventa una fiaba in cui tutti i colori hanno un loro significato fiabesco e i personaggi diventano come i personaggi di una fiaba, anche se è un film su una banda di tombaroli degli anni '80. And coming to your absolutely wonderful cast, maybe you can talk about the decisions you made for this film, because you know in the past you sort of focused on working with non-professional actors from more kind of rural communities, and you have got this sort of, I think, rising star doesn't seem quite right. I think he probably is already a superstar, Josh O'Connor. And I think also what's so interesting about him is he can seem like such a quintessentially British actor. I guess the association with playing Prince Charles sort of adding to that, but also in the way he looks and the way he sounds. And placing him in this world is just such a joy, and the way he plays it is really fascinating and layered. So, and I understand he was also shooting challenges. I think bookending this film, so working with another Italian director. Maybe you could just talk a bit about the wonder of Josh O'Connor. Sì, è difficile descrivere Josh perché è una delle persone che più ammiro che ho incontrato nella mia vita. Il modo, io conoscevo il suo lavoro, avevo visto God's Own Country, che è un film che ho amato tantissimo, mi aveva sconvolto la sua interpretazione, ma avevo pensato a lui perché era molto giovane e mi sembrava che il protagonista dovesse essere molto più anziano. Poi Josh mi ha cercato, mi ha scritto una lettera e ci siamo incontrati e quando ci siamo incontrati ho capito che Josh ha quella qualità dell'anima che cercavo io e che solo lui poteva essere Arthur. E nella sua giovinezza atemporale, fuori dal tempo, io ho visto anche un ricordo di questi giovani inglesi, tedeschi che nel 1800, nel 1700, 1800 venivano in Italia a fare il Grand Tour e si innamoravano delle rovine antiche, si innamoravano di un affresco, si innamoravano di una statua e in qualche modo mi ha ricordato questi ragazzi che adesso sono dei grandi nomi della letteratura, ma dobbiamo ricordarci che erano dei ragazzi che venivano a fare un viaggio per conoscere l'antichità. E quindi ecco, lavorare con lui è stato incredibile. Durante le riprese, abbiamo interrotto le riprese per lasciare lo spazio per girare Challengers. Quindi abbiamo fatto una prima parte, poi lui è andato via e poi è tornato. Questa cosa credo che sia stata molto faticosa per lui, ma in realtà ha dato una ricchezza al film del tempo che passa. E quindi vederlo in due stagioni diverse, secondo me, ha fatto crescere il film e ha fatto crescere questo personaggio. In terms of what people can take away from watching the film, that itself also feels very multi-layered because, the search for these and artifacts is kind of metaphorically following, his search for his lost love. It's also interrogating our relationship with the past and how, we might want to preserve that, rather than just always showing things off. And I also loved what you'd said in another interview about how cinema, you don't want it just to be something that we escape to, but also helping us kind of reconnect with our world, which I thought was a very beautiful way of looking at going to watch a film, which I think is true with all the things we normally watch now. It is always the emphasis is on escapism, and maybe we've got that back to front. Sì, questo film è molto stratificato
devo dire che mi sembra che questo modo di raccontare per strati, questo modo di raccontare, come dire, come una tessitura che da lontano ha un disegno e puoi allontanarti e guardare il disegno. Immaginiamo la tessitura di un tappeto e invece quando ti avvicini perdi il disegno e vedi solamente i colori dei diversi fili che si sovrappongono. È un modo di raccontare che fa parte del... Abbiamo passato almeno qualche migliaio di anni come schiave, noi donne, però abbiamo imparato a tessere. Abbiamo imparato a tessere e quindi sappiamo tessere e perciò possiamo raccontare in un altro modo. Possiamo raccontare non soltanto come scagliare delle frecce, ma possiamo tessere dei tessuti, possiamo tessere dei tappeti e quindi permettere a chi guarda un film un doppio sguardo, guardare il filo o guardare il disegno da lontano. E questo è quello che io cerco, da fare, rispettare il mio DNA di donna che esce da, migliaia di anni di schiavitù, e sottomissione, e poi e renderlo, un potere, questa cosa. And can you quickly tell us what you might be working on next? Have you already got your next film percolating in your head, or you're letting the dust settle on this one first? Sto lavorando a un progetto per bambini che sono, diciamo, sulle fiabe italiane. Vorrei molto lavorare per fare qualcosa per i ragazzi, che è il pubblico di domani e che in questo momento è nutrito da una mangiatoia industriale molto violenta e bisogna, secondo me, tutti gli autori dovrebbero interrogarsi anche su che cosa offrire al pubblico di domani. E poi però sto anche scrivendo un'altra sceneggiatura di un film. Non so quale progetto partirà prima. Una sceneggiatura di un film è difficile da spiegare. Se si potesse raccontare, non farei un film. Well, thank you so much for sharing all that with me, and I really can't wait for everyone else to be able to see La Chimera. Thanks so much. I really love Thank the you. film. Such a nice chat. Thanks so much.